Ciao a tutti, amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche generali per la prima metà di maggio 2023. Ragazzi, abbiamo la carta della giustizia. Probabilmente in questa prima parte di maggio ci sarà da regolarizzare o verrà regolarizzato qualche cosa. Quando c'è la giustizia si può parlare di burocrazia, di contratti, carte, firme che comunque arrivano. Si può parlare di appunto qualcuno che mette in regola una questione, una situazione, o si può parlare anche di giustizia divina, ragazzi. Andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto, come dico sempre, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. E sotto, nella descrizione del video, trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di più oroscopi. Trovate il link al corso di tarocchi di livello intermedio e trovate il link anche alla sezione degli abbonamenti, quindi nel video vi spiego di che cosa parlano i video per gli abbonati e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Partiamo con la temperanza, il fante di denari, la carta della stella, il 5 di bastoni, 3 di bastoni, cavaliere di spade e 6 di spade, ragazzi. Allora, devo dire che con questa temperanza al contrario si potrebbe parlare o di una sorta di impazienza o anche di un potenziale disequilibrio, mi verrebbe da dire. Perché quando la temperanza è al contrario è perché c'è sempre qualche cosa che va ribilanciato. E il fante di denari, guardate, potreste essere voi, potrebbe essere una persona vicino a voi, per qualcuno potrebbe essere il figlio, ehm, però comunque è una persona, è un'energia di qualcuno che inizia ad applicarsi in qualche cosa di nuovo. Può essere anche un nuovo percorso di studi per qualcuno o semplicemente una ricerca, ipotesi, perché con la carta della stella sento che c'è un sogno in ballo, è come se ci fosse un nuovo obiettivo. Abbiamo poi anche questo 5 di bastoni. E qui ho come la sensazione che non abbiate la possibilità di confrontarvi con qualcuno in questo periodo, come se voi voleste in realtà dei consigli piuttosto che delle dritte o dei trucchi per quello che riguarda questa situazione o magari questa relazione, ma con questo 5 di bastoni al contrario, mm, è come se non ci fosse la possibilità di confrontarsi con qualcuno. Terminiamo poi con un 3 di bastoni, il cavaliere di spade e 6 di spade. Andiamo dopo a vedere direttamente con i mini tarocchi di che cosa si tratta. Bene, cominciamo con la temperanza, ragazzi. Il diavolo, wow! Quindi si potrebbe parlare di qualche condizionamento, di qualcosa che vi fa sentire schiavi, che vi fa sentire repressi. Può essere una persona a questo punto, perché abbiamo un cavaliere di bastoni. Sì, ragazzi, può essere o un condizionamento nel modo in cui potete muovervi, quindi diciamo una sorta di blocco anche proprio, oppure è legato a una persona fisica, quindi a questo cavaliere di bastoni. Andiamo a vedere il fante di denari. Abbiamo un 9 di pentacoli e un 3 di spade. Allora, il 9 di pentacoli è una carta di forte indipendenza, è una carta di amor proprio. Come l'idea che inizierete, se giustamente questo vincolo lo state vivendo voi, cioè lo state diciamo subendo, e con il fante di denari inizierete a
documentarvi, a studiare, a capire da che parte andare per riuscire ad essere indipendenti e lasciarvi indietro questo tipo di sofferenza. Andiamo a vedere la stella. Wow! Giudizio e re di spade al contrario. Allora, quando c'è la carta della stella si parla anche di canalizzazioni e vedendo che c'è il giudizio ho come la sensazione che abbiate voglia, desiderio, l'esigenza di capire perché certe dinamiche sono andate così. Tecnicamente con il re di spade al contrario, ehm, che fa riferimento, allora può essere visto in diversi modi anche il re di spade al contrario. Essendoci il diavolo, ho come la sensazione che qui qualcuno si renderà conto di dove è stato manipolato, dove c'è stato questa sorta di condizionamento. Per qualcun altro invece fa riferimento al fatto che è come se abbiate voglia di risentire questo cavaliere, questo scusate, re di spade. Per qualcuno può anche essere semplicemente il papà, che magari non è più qui, manca e c'è come una voglia di averlo vicino. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Forza e 10 di coppe. Io credo che qui il 5 di bastoni faccia riferimento a questo diavolo, perché qui è come se non ci fosse più la forza, la voglia, la volontà, sì, di proprio mettersi in competizione, mi viene da dire, o di essere in competizione con qualcuno della vostra famiglia. C'è voglia di indipendenza, ragazzi. C'è voglia di giustizia. Probabilmente questo diavolo vi vincola parecchio. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Regina di spade, 2 di coppe e 9 di spade. Interessante perché avete re, regina di spade e cavaliere di spade. Allora, il 3 di bastoni è una carta che parla di qualcuno che si muove, di qualcuno che si sposta, quindi ci potrebbe anche essere di mezzo un viaggio, considerato che poi abbiamo anche 6 di spade qui in fondo. E vedendo questo gruppo di carte ho come la sensazione che qualcuno si muoverà verso una persona, perché abbiamo un 2 di coppe, quindi qui c'è un incontro che sì, può essere romantico per qualcuno, ma potrebbe anche appunto essere una situazione lavorativa, come già vi ho accennato, o magari un incontro con qualche familiare. Sta di fatto che c'è voglia di andare avanti, c'è voglia di progredire. Andiamo avanti con il cavaliere di spade. Tre di bastoni e temperanza che avevate già all'inizio della lettura. Difatti, ragazzi, ho come la sensazione che questo movimento del 3 di bastoni vi porti piano piano con molta determinazione, perché è quello che dice il cavaliere di spade, a, ehm, a guarire fondamentalmente, a riportare in equilibrio quelli che sono il cuore e la mente. Vedo un viaggio, comunque nella seconda parte di maggio, uno spostamento, può anche essere semplicemente una gita, però avete diverse carte che indicano il movimento. Guardate, adesso andiamo a vedere poi anche il 6 di spade, però ho come la sensazione che qui si cerchi di uscire da un certo tipo di situazione che, ripeto, può essere sia lavorativa che familiare, ognuno di voi poi lo applichi alla propria realtà. Però c'è voglia di indipendenza e si sta cercando di capire come ottenere questa indipendenza, come ottenere questo obiettivo, come arrivare al traguardo. E qui c'è poi quello che è il ok, va bene,
potrebbe essere un compromesso, faccio un compromesso con questa persona, un compromesso con me stesso e vado verso, diciamo, mete migliori. Andiamo a vedere il 6 di spade, perché qui il discorso è di fidarvi solo di voi stessi, di non stare a sentire. 6 di spade, 6 di bastoni e 2 di pentacoli. Allora, 6 di spade è una carta che vi invita, ragazzi, a lasciarvi indietro i condizionamenti mentali che non vi servono più. Normalmente sono condizionamenti che si sono acquisiti durante l'infanzia. È una carta di scusate, è una carta di pensieri, è una carta che parla della mente, di quello che bisogna tagliare. E ricordatevi che avendo la giustizia ha la spada, quindi giustamente è qualche cosa che bisogna tagliare. Perché comunque, avendo anche il 2 di pentacoli, ho come la sensazione che riuscirete a mantenere vive a gestire più di una situazione. Interessante, fatemi sapere poi come vi risuona. Tenete presente che c'è re e regina di spade, quindi per molte persone si potrebbe trattare più che, cioè direi di una relazione karmica, perché avete anche il diavolo e il giudizio, Quindi in tutta questa faccenda la persona con la quale state interagendo può essere una persona o comunque una situazione, perché non è detto che sia una persona, che vi faccia evolvere a livello spirituale, a livello interno, vi porta verso la guarigione, verso l'innalzamento delle vibrazioni. Ricordo che la giustizia taglia e riporta in equilibrio. Bene, andiamo a vedere ancora, ok, un messaggio su cui meditare. Constato i buoni risultati degli sforzi fatti fin qui, invece di vedere ciò che ancora rimane da fare. Ah, interessante, perché è un po' come se vi dicessero di focalizzarvi sul bicchiere mezzo pieno, su quello che già avete raggiunto fino qui. Nella medicina alternativa, nella medicina olistica, diciamo le medicine naturali per capirci, normalmente quello che si fa non è lavorare sul sintomo della malattia, del disagio, del disturbo, ma è lavorare sulla parte sana. Quindi con la medicina olistica si prende la parte sana della persona, si lavora su quella in modo che la si faccia crescere. Facendo crescere sempre di più l'energia positiva, automaticamente l'energia negativa se ne va. Fatemi sapere come vi risuona. Ok, andiamo a vedere ancora un messaggio da parte dei guerrieri di luce. Grazie. Allora, questa carta vi invita a riflettere, a vedere tutti gli aspetti di voi stessi attraverso lo specchio del sé più profondo. Io quando sento specchio mi viene sempre in mente la legge dello specchio, no? Quindi un po' può essere il come fuori e dentro, cioè quindi analizzare la vostra realtà circostante vi dà la possibilità di capire come siete messi dentro, che tipo di tumulti emotivi o mentali avete. La legge dello specchio è anche una di quelle leggi che vi dice quando c'è qualcuno o qualche cosa che vi infastidisce, sfruttate questo momento per rendervi conto del perché vi infastidisce. Perché normalmente quando succede così è perché quella cosa lì dentro di noi non l'abbiamo elaborata. Per esempio, vi faccio un esempio per capire. Se ci dà tanto fastidio il disordine negli altri, magari il fatto che qualcun altro sia disordinato, è perché noi stessi non ci permettiamo di essere disordinati, ok? Quindi il punto è che non è che sia giusto essere disordinati o essere ordinati. Il punto è trovare un equilibrio che può essere diverso per ognuno di noi deve cercare il proprio, dove ci sia giustamente l'ordine, perché comunque l'ordine, come vi posso dire, non regolarizza, ma le regole servono, no? Però bisogna anche avere quella flessibilità per ogni tanto accantonare le regole, cioè non essere sempre super ordinato, perché vuol dire che non ci si permette di lavorare il polo positivo, e neanche super disordinato, perché in quel caso lì non si lavora il polo negativo. Bene,
Cari amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Io spero che comunque la lettura vi sia stata utile, giocate in casa in questi 15 giorni. Fatemi sapere comunque se appunto vi è servita, potete farmelo sapere con un like, con un'iscrizione, un commento, la condivisione. Altri modi per supportare il canale potrebbero essere le donazioni o gli abbonamenti. Sotto comunque nella descrizione del video c'è un video che vi spiega proprio di che cosa trattano i video esclusivi per gli abbonati. I video per gli abbonati escono il sabato. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!